Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata speciale qui dal Balla, un confronto diciamo, ma qui c'è poco da confrontare, cioè è un confronto, però insomma confrontiamo cose talmente belle che non è che ci sia tanto da stare a criticare uno o l'altro. Sono entrambi bellissimi strumenti. Li avete visti nel video iniziale, ho una piccola impro su quel brano fatta con tutti e due, e questo qui è diciamo la prima serie, il Mark I. In questo caso siamo di fronte a uno strumento particolare, perché questo è un Fender Rhodes, quello che normalmente si sente sempre dire il piano Fender, il Fender Rhodes, queste cose qua. In realtà il Fender Rhodes è stato un momento, cioè nel senso è stato fatto per un periodo, ed è questo che era una joint venture tra Fender e Rhodes, e questo infatti ha al suo interno, cosa che noi non stiamo usando in questo momento, una possibilità di diciamo preamplificazione che permette l'utilizzo anche appunto di queste manopole che in realtà noi non stiamo usando, noi lo stiamo usando passivo come useremo il Mark V, e lo usiamo passivo perché il Rhodes fondamentalmente, così nell'idea di base, è passivo. Io ho un Mark II a casa, lo uso passivo come una chitarra, lo metto dentro gli ampli per basso, gli ampli per chitarra, i pedali e tutto il resto, perché quello è quella è la sua particolarità, lavora con i pick up che prendono il suono. E quindi vabbè, insomma, io guardo sempre lì perché oltretutto c'è Marco che sta guardando, che vi saluta, che sta guardando la camera e ogni tanto sgrana gli occhi, quindi non capisco mai tipo se va, se non va, se è tutto a posto. Comunque a quanto pare mi sta dicendo che è tutto a posto. E come avete sentito, vabbè, questo è uno strumento straordinario, ecco. L'unica critica che molti gli muovono è il fatto di avere una tastiera un po' così, poco rimbalzosa, se vogliamo dire così, cioè nel senso che abituati a un pianoforte o a strumenti di altro tipo, questo potrebbe avere un risultato sotto le mani un po' stancante, ecco, un po'
a lungo andare si potrebbe faticare un po'. È un po' lo stesso effetto che fanno certe tastiere di oggi che hanno un po' questo problema, vedi la TP100, queste cose qui. Non è uguale, che questa è una tastiera di legno, è una tastiera dell'epoca, però dal punto di vista della stanchezza che può sopraggiungere è un po' quella. Un trucco in entrambi i casi, se posso permettermi, è in realtà, siccome sono strumenti elettromeccanici, quindi l'impulso non è, cioè la dinamica molto forte non equivale a un impulso molto forte. Questo strumento, se suonato con rabbia oppure sto veramente sfiorando e così sto spingendo, sì, può, il primo colpo può funzionare, ma dopo spingere così o alzi e hai lo stesso risultato. Quindi non è lo stesso risultato, magari non è lo stesso impeto, ma non conviene, a mio parere, esagerare nel cercare di tirare fuori una cosa che è pressoché impossibile tirar fuori. Mentre con il Mark 5, che poi proveremo, la sensazione è un po' più attuale, più moderna. Succede quello che succede con alcune tastiere ora. Adesso questo era un discorso, era un preambolo per farvi capire un po' qual è una scelta che si può fare tra questi due modelli meravigliosi di Rhodes. Io una differenza e un'idea mia ce l'ho, però come dirò poi alla fine, lascerò a voi l'ardua sentenza. Poi ne parleremo nei commenti se avete voglia. Marco, mi sta dicendo qualcosa? Devo dire che qui ho aggiunto il kit, quello famoso dei bumper, il Miracle Mode, che serve per renderli più Sì, veloci. ecco, questa diciamo ha già subito quella che una volta si chiamava la modifica, che era un modo per rendere un po' più rimbalzosi i tasti, un po' più reattivi. Però, insomma, diciamo, adesso io non so quanto ci sia bisogno di andare veloce, però, insomma, nel senso, anche a livello, la risposta c'è. Sì, magari ogni tanto, devo dire, quando si pronuncia, il tasto che non torna come dovrebbe può influenzare un po' la... Esatto, poi c'è anche la questione della meccanica del pedale che è diversa da quello nuovo, ma poi si sente anche proprio, al di là del peso, che questo è un'altra roba, questo qui pesa 60 kg, belli tondi, anzi forse qualcosa in più, e perché c'è legno dappertutto, c'è legno dentro, c'è legno nella meccanica e tutto questo in qualche modo, anche se è più bello, rallenta un po' il movimento di tutto. Quello là è un po' più plasticoso, però più reattivo. C'è da dire anche che proprio il sistema del pedale lì è differente, se lo aprite e date un'occhiata vi rendete conto che ci sono delle differenze. Allora, appunto, ripeto, spostando l'attenzione da quello che è questo preamplificatore che eventualmente si potrebbe collegare, perché poi questo veniva accoppiato alla sua cassa Fender, ed è anche per questo che viene chiamato Fender Rhodes, perché appunto c'era questa joint venture, ma questo che stiamo sentendo ora è lui pulito, senza niente, dritto dentro nella scheda, cioè non stiamo passando per niente, preamplificatori, nulla, solo questo per entrare in modalità Just the Way You Are, o se preferiamo Joe Zawinul nei primi weather report, ma insomma, phaser. Allora, poi ce ne renderemo conto provando l'altro. C'è una leggera differenza di risposta di questo strumento che riguarda, non so come definirla, adesso cercherò un termine adatto, ma la presenza e il contatto che si prova con questo è il mio personale parere. Io ho un Mark II per esempio e non ho un Mark I, ma continuo a sognare di trovarne uno come questo. Una volta modificati i Mark I e trovato il modo di suonarli, trovato anche un modo di suonare proprio fisicamente e sentirsi a contatto, a mio personale parere rimangono imbattibili, perché anche solo come risponde a questo pedale. La dinamica, tutto.
cioè si fa fatica a smettere di suonarlo. Tutti gli altri modelli, a mio parere, sono utilissimi, bellissimi, suonano da Dio, chi più chi meno, poi sono tutti regolabili, questi sono strumenti elettromeccanici, se lo apri, ci metti le mani, ci puoi fare tantissimo, puoi cambiarne il suono radicalmente. Infatti consiglio chi lo vuole acquistare, o chi ce l'ha e non l'ha mai fatto, personalizzatelo, fatelo diventare, perché magari uno dice non mi trovo, suona strano, ma se ti metti lì, impari un po' come si fa, si può cambiare proprio modo di suonarlo. Io, cioè di farlo suonare e anche di trovarsi a contatto. Io vi dico personalmente che questo strumento qui forse è il più bello della storia dei Rhodes. Però c'è anche chi, per esempio, preferisce il Mark 5 perché lo sente più preciso, più definito, con meno, diciamo, appunto, questi hanno tutti, sono un po', come si può dire, si sente ancora un po' di artigianato in qualche modo e quindi bisogna entrare un po' in contatto e sfruttarne anche così, non dico i difetti, ma le peculiarità, quelle un po' gli errori, ecco, semmai, no? Proprio di concetto. Certo, dire che un Rhodes ha degli errori di concetto è una follia, però effettivamente se si pretende qualcosa che somigli anche lontanamente a quello che c'è sul mercato adesso, quando le tastiere sono belle, sono precise, non si può pretendere questo, perché è proprio la meccanica che è differente. Però, a parte questo aspetto, io credo che questo sia il più bello strumento esistente in generale. Questo modello di questo, e in particolare questo Fender Rhodes qui è interessante anche perché poi quando se attacchiamo il preamplificatore diventa un altro strumento, cioè cambia radicalmente. Così è passivo. Ora passerei al Mark 5 per farci proprio come si dice, un AB, come si usa dire, e poi alla fine di questa chiacchierata proveremo ancora più ravvicinati questi AB per capire qual è un po' la differenza, che è sottile ma esiste.
E adesso torniamo, cioè anzi andiamo avanti nel tempo sul Mark 5 e vabbè, le differenze poi mi piacerebbe che le scriveste sotto nei commenti, nel senso che la differenza fondamentale è chiaramente quella che riguarda la tastiera. Questa è una tastiera molto più agile, molto più veloce. Lo strumento è diverso anche proprio dal punto di vista fisico, nel senso che questo è una specie di case in plastica che contiene il Rhodes e non c'è legno, quindi ci sono 10 kg in meno, ben 10 kg in meno, che insomma possono sembrare pochi, ma in realtà comunque fanno la differenza. Non abbiamo tutti i controlli che ci sono di là, ma perché quello tra l'altro è un modello un po' particolare, quello è un Fender Rhodes. Comunque appartiene a quel periodo, cioè a quello del Mark I, a quel progetto. Questo invece è il Mark V, diciamo quello che gli amanti del Rhodes fondamentalmente considerano l'ultimo Rhodes, perché poi c'è stato anche un Mark VII, che è quello che sembra una Ferrari di testa rossa, ma che in realtà così diciamo non ha avuto lo stesso non ha avuto la stessa presa sul pubblico e sugli amanti del Rhodes. Diciamo che questo ha un legame particolare con la discografia, nel senso che questo è uno strumento che ha usato in modo particolarmente intenso Chick Corea e quindi tutti lo ricordano anche per questo motivo. Infatti anche questo suono così molto, diciamo, pulito e cristallino ricorda molto alcune registrazioni di Corea del periodo successivo, chiaramente, cioè, perché questo è uscito comunque negli anni 80 e ha parecchio tempo dopo i primi modelli, quindi io devo dire che sinceramente finisco le frasi e quindi quindi diciamo appartiene comunque all'era moderna, tra virgolette, del Rhodes. Stavo per dire che tutti dicono che è brutto, nel senso da vedere. Io invece lo adoro perché essendo cresciuto negli anni 80, per me sembra un'automobile di quegli anni lì o un cruscotto di quegli anni lì, con comunque un'idea stilistica che così mi piace. Anche la mancanza del legno, così molti lo criticano per questo motivo, dicono sì, però è di plastica. Ma insomma, è di plastica. Vabbè, suona bene, è un po' più leggero e secondo me è molto affascinante. Poi chiaramente avete sentito accoppiato con un phaser. Scusate se sentite qualche rumorino, ma abbiamo fatto meglio che potevamo per i collegamenti. Tra l'altro, chiaramente questo adesso non vi ho detto niente, ma è il nuovo acquisto cioè abbiamo fatto questa cosa perché c'è questo nuovo acquisto di Marco il Ballarani, che salutiamo tutti, che è lì dietro, che sta controllando che la camera funzioni bene e la camera, il telefono, voglio dire. Però comunque, tornando a Marco, si è comprato il 73. Perché l'ha comprato? Il motivo è poi la base del discorso. Il motivo è che questo strumento è agile dal punto di vista del fraseggio e della comprensione anche di quello che si ascolta, ma soprattutto per chi sta suonando è veramente comodo. Risponde, torna, i tasti tornano indietro in modo molto agile e questo permette anche di suonare magari delle parti un pochino più complesse, più articolate, più veloci, soprattutto è una questione di velocità. Il sound. C'è addirittura chi lo preferisce a quelli vecchi perché lo trova un po' più carico di medie, poi qui c'è un tono che in realtà scalda in basso un po' il suono, ma che è un po' l'effetto che fa il boost dei bassi su quelli vecchi. Io ho un Mark II per esempio, devo dire molto fortunato dal punto di vista dell'agilità, la tastiera non è niente male, però comunque questo qui è una giusta via di mezzo, devo dire, un bellissimo strumento
ripeto, dal design discutibile, ma io mi trovo molto invece legato a questo tipo di cose. E la meccanica interna, il sistema interno della meccanica, se lo si apre ci si rende conto che hanno fatto un lavoro differente. Qui c'è un cambiamento reale in questo progetto, che sembra così a occhio anche un pochino più solido, nel senso, non solido nel senso che non fossero solidi gli altri, ma un po' più trasportabile senza, diciamo, patemi d'animo. Perché è tutto un po' più leggero, c'è meno legno se vogliamo, e quindi anche meno preoccupazioni, se vogliamo. È una cosa un pochino più moderna, ma che comunque funziona molto bene. Io niente, poi quelle che sono, diciamo, come si può dire, le somme che si possono tirare riguardo al suono, alla risposta che avete nel video guardandolo, o che avete avuto esperienza di testare. Insomma, il verdetto datelo voi, dite voi anche dalle vostre esperienze, volevo dire, quello che è il responso di di questo versus, come si dice. Finisco suonando un pochino ancora questo qui, magari in modalità cruda e pulita, per poi ripassare, lasciarvi con un altro pezzettino registrato con l'altro, di modo che possiate avere proprio ancora una volta il confronto diretto e veloce. E niente, ci vediamo dall'altra stanza.
Chiaramente, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Ringrazio ancora Marco per l'ospitalità, come sempre, Ballarani. E cliccate sulla campanella se vi interessa essere disturbati dal sottoscritto quando combino qualcosa, quando mi invento qualche altro video. E io vi ringrazio come sempre, vi saluto perché siete sempre gentilissimi e partecipanti, diciamo, a questo canale dedicato ai tasti e alla musica. Ciao ciao!